Agosto 1795. Venne approvata una nuova Costituzione che ripristinò il criterio censitario per le votazioni e attuò una rigorosa separazione dei poteri. Il potere legislativo venne affidato a un sistema bicamerale, quello esecutivo a un direttorio composto da 5 membri. Di fronte alle diverse difficoltà interne, il direttorio decise di aumentare il proprio prestigio in battaglia, attaccando l'Austria su 2 fronti, la Renania e l'Italia. Di conseguenza, nel 1796 venne affidata la Campagna d'Italia ad un giovane generale di nome Napoleone Bonaparte. Ma chi era Napoleone? Napoleone nacque ad Ajaccio, in Corsica, il 15 agosto 1769, da una famiglia di piccola nobiltà. Nel 1793 aderì al giacobinismo, un'ideologia politica nata durante la Rivoluzione francese, tra il 1789 e il 1794, dal Club dei Giacobini. Questa era caratterizzata dalla volontà di imporre un cambiamento radicale attraverso la centralizzazione del potere. Spesso ricorrendo a misure estreme, come il terrore di Robespierre. La sua scelta, però, fu per lo più dettata dal fascino del potere. Lo stesso Napoleone disse: «La mia passione è il potere, ma io lo amo da artista, come un violinista ama il suo strumento». Il suo vero intento, dunque, era quello di mettersi in luce nel nuovo scenario politico. Napoleone si trovò ad agire in un contesto molto favorevole, poiché la Francia era vista dall'Italia come il paese guida nella lotta contro la tirannia. Per questo motivo il generale venne accolto con molto entusiasmo dai patrioti italiani, favorevoli alla libertà e alla democrazia. Egli si dimostrò all'altezza del suo compito, riportando diverse vittorie grazie alle quali la Francia ottenne Nizza e la Savoia. Nonostante i successi, il governo del direttorio decise di fermare la guerra, poiché non era più di suo interesse. Qui però Napoleone decise di fare di testa sua. Ignorò il volere del direttorio e aiutò i repubblicani di Modena e Reggio Emilia a formare la Repubblica Cispadana, che poi si unì con la Lombardia, formando la Repubblica Cisalpina. Queste repubbliche vennero definite sorelle, per via dei regimi simili a quello francese. Successivamente Napoleone prese Mantova e Venezia, riuscendo a trovare un accordo di pace con l'Austria. Infatti, tramite il Trattato di Campoformio, stipulato nel 1797, l'Austria rinunciava al Belgio, alla Renania e alla Lombardia, ottenendo in cambio da Napoleone proprio Venezia, una scelta che mise in disaccordo molti italiani. A quel punto la Gran Bretagna rimase l'unica avversaria della Francia, che però decise di non attaccarla direttamente per via della sua grande potenza militare. Il governo francese optò allora per la conquista dell'Egitto, così da controllare i traffici nel Mediterraneo ed escludere gli inglesi. La spedizione guidata da Bonaparte partì il 19 maggio 1798 con diversi studiosi al seguito, in grado di leggere le scritture egizie. L'impresa si rivelò più difficile del previsto. La flotta francese venne infatti distrutta nella rada di Abukir il 1 agosto. Nel mentre, l'Inghilterra organizzò una seconda coalizione insieme ad Austria, Russia, Regno di Napoli e Turchia per contrastare la Francia. Vista questa alleanza e la grande difficoltà nel contrastarla, Napoleone decise di ritornare in patria, ponendo fine alla sua ormai fallimentare spedizione in Egitto.
In Francia, l'andamento sfavorevole della guerra portò ad un grave indebolimento del governo. Per questo motivo, all'interno del direttorio maturò il progetto di un nuovo colpo di Stato che consentisse di modificare la Costituzione. Napoleone fu scelto per guidare questa impresa. Il 9 novembre 1799, ovvero il 18 Brumaio, il direttorio venne sciolto e il governo affidato a 3 consoli, dei quali il più forte era proprio Napoleone. Con l'approvazione della Costituzione dell'anno ottavo, nel 1799, Napoleone assunse la carica di primo console, ottenendo il controllo del potere esecutivo. Durante il suo mandato si concentrò sulla riforma dell'istruzione pubblica. Istituì il liceo per la formazione classica e potenziò università e politecnici per le competenze tecniche. Sul piano legislativo la sua opera principale fu il Codice Civile del 1804. Questo trattato sancì i principi fondamentali della rivoluzione, come l'uguaglianza giuridica e la laicità dello Stato, venendo poi esportato in tutta Europa. In ambito religioso, Napoleone normalizzò i rapporti con la Chiesa attraverso il Concordato del 1801. L'accordo riconosceva il cattolicesimo come religione della maggioranza dei francesi, senza però renderlo religione di Stato. Contemporaneamente, il primo console consolidò il potere militare sconfiggendo la seconda coalizione a Marengo nel 1800. Il prestigio ottenuto in politica estera permise a Napoleone di consolidare ulteriormente il proprio potere. Ottenne prima il consolato a vita nel 1802 e poi il titolo di imperatore dei francesi nel 1804. L'incoronazione solenne del 2 dicembre 1804, avvenuta alla presenza del Papa, fu un atto profondamente simbolico. Sul fronte militare, Napoleone riprese le ostilità contro la Gran Bretagna, la quale rispose guidando la terza coalizione. Nonostante la pesante sconfitta navale francese a Trafalgar, nel 1805 Bonaparte riuscì a trionfare via terra contro l'esercito austro-russo, imponendo la pace di Presburgo. Contemporaneamente estese il suo controllo totale sull'Italia, trasformando la Repubblica Cisalpina nel Regno d'Italia e assumendone la corona. Per piegare l'unica potenza rimasta ancora in campo, la Gran Bretagna, l'imperatore decretò il blocco continentale, vietando ai paesi europei ogni commercio con gli inglesi. Tuttavia, questa strategia non ebbe il successo sperato. Il governo britannico riuscì a rompere l'isolamento e rispose con un controblocco commerciale che finì per danneggiare l'economia francese. Tra il 1810 e il 1812, l'impero napoleonico raggiunse la sua massima estensione. Intanto, però, le gravi conseguenze economiche del blocco avevano suscitato contro la Francia l'ostilità di tutta l'Europa. I problemi peggiori vennero dalla Russia, che decise di staccarsi dalla Francia. Di conseguenza, nel giugno del 1812, Napoleone varcò il confine senza neppure una formale dichiarazione di guerra, riuscendo a conquistare la capitale, Mosca. Questa fu però solamente una vittoria parziale. I russi decisero di ritirarsi e utilizzare la tattica della terra bruciata, incendiando i propri villaggi, così da non lasciare rifornimenti ai francesi. Per questo motivo, nell'ottobre 1812, Napoleone ordinò ai suoi uomini di ritirarsi, dovendo però affrontare il gelido inverno russo che portò alla decimazione dell'esercito. Bonaparte subì un'altra pesante sconfitta a Lipsia da parte della Sesta Coalizione, formata da Gran Bretagna, Russia, Svezia, Prussia e Austria. Da qui l'intero impero si frantumò.
e Napoleone venne esiliato all'isola d'Elba. Seppur in esilio, Napoleone non si arrese. Tornò nel territorio francese e si insediò nuovamente al governo. La sua sfida durò solamente 100 giorni, a causa di una settima coalizione che lo sconfisse definitivamente a Waterloo il 18 giugno 1815. Bonaparte fu ancora una volta costretto all'esilio, questa volta nella piccola isola di Sant'Elena, dove morì il 5 maggio 1821.